Ragazzi, non mi piace dirvi ve l'avevo detto, ma ve l'avevo detto! Questo, il Rabbit R1, da tanti tech influencer e anche da chi non del mestiere, è considerato come il successore, colui che avrebbe sostituito qualsiasi smartphone in commercio. Beh, in realtà è un grandissimo, gigantesco flop. Praticamente spazzatura. Stiamo parlando di poco più di un'applicazione dedicata ad un'intelligenza artificiale installata, incapsulata all'interno di un hardware obsoleto, datato, con tantissimi problemi e venduto ad un prezzo esagerato. Ecco, possiamo racchiudere con queste poche parole Rabbit R1. Ci spendo pochissimi secondi, ragazzi, ma leggete un po' cosa mi scrivevano alcuni utenti sotto al mio video che realizzai per palesare dei dubbi, delle perplessità personali, frutto della mia esperienza in questo settore, in questo ambiente. Ecco, chi ha ragione ora? Ma vabbè ragazzi, ormai ci sono abituato, lo sapete, io parlo senza peli sulla lingua e senza fare marchette varie alle aziende di turno. Quindi certi commenti ci possono stare, specialmente da chi magari segue degli influencer molto più grandi di me che per i numeri che hanno dovrebbero essere più affidabili. E invece il Rabbit R1, perché di ciò che stiamo parlando oggi, è un dispositivo sulla carta interessante, indubbiamente, che ha raccolto decine di migliaia di preordini nelle sue fasi iniziali e ora che sta arrivando finalmente nelle mani di chi lo ha pagato, beh, nessuno ha più il coraggio di dire le cose realmente come stanno, perché la delusione è tantissima e la capisco. Invece per altri dire le cose come stanno, beh, diciamo che non è conveniente per i propri affari. Batteria dalla durata ridicola, e per ridicola ragazzi non parliamo di 3-4 ore ma di 60-90 minuti di attività dal 100% prima di spegnersi. È assolutamente inconcepibile. Non capisco come non sia stato rilevato questo problema durante i test interni dell'azienda, ma ci arriviamo. Secondo problema, software con innumerevoli problemi, tantissimi bug, ed ecco che l'azienda già sapeva tutto ciò, ma ha venduto lo stesso il dispositivo. Perché? Beh, perché loro pensavano comunque di uscirsene con un dispositivo sufficiente sulla carta e migliorarlo poi man mano nel tempo. Ma le cose non si fanno così, perché i soldi che noi vi diamo, e questo non vale solo per Rabbit R1 ma per qualsiasi prodotto, sono soldi belli che finiti dal primo momento. Azienda che tra l'altro ha ammesso che originariamente Rabbit R1 era semplicemente un'applicazione di intelligenza artificiale che poi si è evoluta nel giro di soli 3 mesi in un hardware che potesse contenerla. E pensate che il design è stato concepito in appena 10 minuti di lavoro. E ci sono tantissimi altri problemi che stanno venendo fuori nel tempo, come memoria installata non adeguata, tantissimo spazio all'interno del case del dispositivo praticamente inutilizzato. Insomma, un prodotto che definire lanciato sul mercato in maniera affrettata e fargli un complimento. Lo youtuber David2D non nasconde quanto Rabbit R1 voglia a tutti i costi non essere uno smartphone, ma alla fine risulti proprio un cellulare che si complica la vita, con il risultato di offrire un'esperienza spesso zoppicante e faticosa, a partire dal display che non permette interazioni touch fino alla batteria che cala in modo impressionante in pochi minuti d'uso. Insomma ragazzi, cos'altro posso dire? Posso dirvi che prima di comprare, o meglio preordinare come in questo caso, un prodotto, specialmente quando l'azienda Pinco Pallino viene fuori dal nulla, vi consiglio di aspettare. Aspettate che venga realmente lanciato sul mercato, che arrivino le prime vere prove, test sul campo e non solo i qua dei tech influencer di turno, e poi valutate se vale la pena investire i vostri soldi in quel dispositivo oppure no. E detto questo ragazzi, ora voglio conoscere la vostra opinione in merito a Rabbit R1. Cosa ne pensate? Avete ancora fiducia in questo progetto oppure no? Beh, fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto, dite la vostra, e se questo video è stato di vostro interesse potete supportarmi con un like, condividendo ai vostri amici e iscrivendovi al canale che conta già oltre 107.000 iscritti. Grazie a tutti e vi aspetto anche nel mio canale Telegram TechBestieles, linkato qui sotto in descrizione video. Vabbè, alla prossima, ciao ragazzi!